buongiorno. Oggi voglio prendere spunto da una notizia che ho letto sui giornali, una notizia apparentemente molto curiosa, quindi può essere una sorpresa, però in realtà, insomma, per certi aspetti non è altro che una conferma. In Giappone è stata messa in vendita una moto volante. E come sapete io sono sempre, come dire, con le antenne pronte a recepire tutto ciò che può riguardare e interessare il mio lavoro, e questo mi ha fatto venire in mente alcune cose che vi ho già detto alcune volte nei video, ma oggi vorrei dedicare questa chiacchierata ad un abbinamento di immagini, fornendovi anche qualche notizia in più così, su studi che ho fatto e su persone con cui ho collaborato. E queste immagini riguardano due tipi di veicoli che sono presenti attualmente e che almeno apparentemente erano già presenti nel passato. Ovviamente faremo un tuffo profondissimo nel facciamo finta che, ma d'altra parte questo è il metodo che ho dichiarato dal 2010 ed è il metodo che continuo a seguire. E allora, tanto per introdurre il primo dei due mezzi di trasporto, vi voglio leggere come introduzione, ecco, giusto per aiutare tutti noi a capire che cosa ci raccontava Omero. Ricordo che Eliodoro, nelle sue Etiopiche, parlando di Omero, fa dire ad un sacerdote egizio, Calasiri, che Omero era egizio, era stato istruito nella dottrina di quel popolo e pertanto era a conoscenza del modo in cui i cosiddetti teoi greci, cioè le cosiddette divinità, potevano essere riconoscibili. Il sacerdote egizio Calasiri sostiene inoltre che Omero era di Tebe, la città dalle 100 porte. Suo padre presunto era un sacerdote, dunque persona a conoscenza dei cosiddetti misteri delle divinità, ma in realtà egli era figlio di Hermes, cioè Mercurio. Come sapete, i racconti antichi sono stracolmi di storie di individui che erano per metà umani e per metà, diciamo così, divini, cioè quindi erano figli di incroci. Quindi anche Omero sarebbe stato uno di loro. Suo padre presunto era un sacerdote, ma in realtà egli era figlio di Hermes, di cui il padre putativo era sacerdote. Infatti, mentre un giorno la moglie di costui celebrava una festa tradizionale e si trovava a dormire nel tempio, il dio si unì a lei e generò Omero, che portava un segno di questa unione promiscua. Fin dalla nascita ebbe una coscia coperta da peli assai lunghi. Da ciò derivò il nome che gli diedero in Grecia, Omeros, cioè la coscia. Lui non svelò mai il proprio nome e non nominò mai né la sua città né la sua stirpe. E dice Eliodoro che gli antichi egizi erano a conoscenza del modo in cui si muovevano gli dei e dice quindi che cos'era che distingueva il camminare dei teoi dalla camminata umana. La spiegazione è la seguente. Gli dei si mostrano in sembianze umane per colpire gli uomini e in questo modo possono nascondersi ai profani, ma non possono sfuggire al saggio. Si possono riconoscere dagli occhi, che hanno lo sguardo sempre fisso, e le palpebre immobili, ma soprattutto dall'incedere. Essi infatti avanzano con i piedi uniti senza muoverli uno dopo l'altro e fendono l'aria circostante con un movimento ed un impeto irresistibili invece di camminare. Ora, tutto questo ci rimanda a dei passi che vi ricordo dell'Iliade e dell'Odissea, ve li leggo brevissimamente, per fare appunto il paragone con, diciamo così, degli strumenti che esistono oggi e che paiono essere la realizzazione della descrizione letterale di questi strumenti di volo delle divinità greche. Nel libro XIV dell'Iliade si parla di Era,
la quale, durante uno dei suoi viaggi, insomma, la dea luminosa d'un velo coperse il capo e sotto i morbidi piedi legò i sandali belli. Con questi era d'un balzo lasciò la vetta d'Olimpo, venne giù nella Pieria, nell'amabile Emazia, si lanciò verso le cime nevose dei Traci che allevano cavalli, vette altissime, coi piedi non toccava la terra. Dall'Atos si buttò verso l'ondoso mare, poi vi tralascio tutta una serie di cose, poi con un'altra divinità, quindi anch'essa munita di questo stesso strumento di movimento, raggiunsero Lida, ricca di vene, madre di fiere, e il Lecto. Qui lasciarono il mare e sopra la terra andavano, sotto i piedi loro piegavano le cime dei boschi. Questo è un passo dell'Iliade. Un passo, anzi un paio di passi dell'Odissea ci raccontano vicende simili attribuite ad altre divinità, quindi questo ci fa pensare che questi strumenti con i quali si muovevano a piedi uniti, ecco il richiamo che ho fatto prima ad Eliodoro e alle possibili conoscenze di Omero, ipoteticamente figlio di un sacerdote, almeno come padre putativo, forse figlio direttamente di Hermes. Qui si parla di Atena, Minerva, la quale deve andare in missione e, detto così, sotto i piedi legò i sandali belli, ambrosi, d'oro, che la portavano sul mare e sulla terra infinita, insieme con il soffio del vento. E venne giù dalle cime d'Olimpo d'un balzo e fu tra il popolo d'Itaca di Odisseo davanti al portico, cioè insomma doveva andare alla casa di Ulisse. E poi ancora finalmente si parla di Hermes, cioè che è quel dio che noi conosciamo come nell'iconografia ufficiale come il dio che aveva i sandali alati, però la cosa interessante è vedere come questa visione di Hermes come unico dio con i sandali alati sia in realtà una visione molto limitativa, molto limitata. Perché? Perché abbiamo visto che anche Era, Minerva, Atena e altre divinità utilizzavano questo mezzo di trasporto, del quale ancora una volta nel libro quinto dell'Odissea si dice: subito sotto i piedi legò i sandali belli, ambrosi d'oro, che lo portavano sul mare, sulla terra infinita, insieme con il soffio del vento. Sulla Pieria balzato piombò dal cielo sul mare e si slanciò sulle onde come il gabbiano che bagna le ali nell'acqua salata, e simile a questo, sui flutti infiniti, Ermete correva. Ma quando arrivò nell'isola lontana, qui doveva andare nell'isola dove abitava Calipso per portarle l'ordine di Zeus di lasciar partire Ulisse, ma quando arrivò nell'isola lontana, allora dal livido mare balzato sul lido andava. Quindi qui si parla di strumenti che venivano messi sotto i piedi e che viaggiavano velocissimi sia sulla superficie del mare sia sulla terra, piegando le cime degli alberi. Ma per venire alla immagine che mi ha stimolato questa breve chiacchierata, torniamo all'immagine della moto volante. E qui sono molto contento di farvi vedere delle immagini che sono state disegnate nel 2016 e sono state disegnate dai 3 ingegneri aeronautici che hanno lavorato con me su questo libro. 3 ingegneri aerospaziali. Mentre io lavoravo con loro, il dottor Baccarini lavorava con degli ingegneri che invece si trovano in India e che hanno nel confronto degli antichi testi dell'induismo lo stesso tipo di approccio che secondo me bisogna avere con gli antichi testi dell'Occidente. Cioè io dico sempre che dovrebbero essere esaminati dagli scienziati, o quantomeno con degli scienziati appartenenti alle varie discipline. Qui vi voglio veramente ricordare
i 3 ingegneri aerospaziali, perché sono 3 persone molto importanti. Il primo è l'ingegner Emiliano Giuliano, ingegnere aerospaziale, con dottorato in ingegneria aerospaziale, ricercatore allora presso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, cioè il CIRA, che è il più importante probabilmente centro di ricerca italiano, e ha delle specializzazioni che sono le seguenti: aerodinamica transonica, progettazione aerodinamica e multidisciplinare, fluidodinamica computazionale, algoritmi di ottimizzazione numerica e metamodelli, termodinamica e accrescimento ghiaccio, sapete, durante il volo. Adesso lui non è più in Italia, adesso lui sta lavorando in Germania per la fabbricazione di un aereo avveniristico e quindi io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con lui per tutto il 2016 assieme a 2 suoi colleghi che sono l'ingegnere Adolfo Martucci, anche lui ingegnere aerospaziale, dottorato in fluidodinamica spaziale, ricercatore presso il Centro Italiano Ricerca Aerospaziali, specializzato in aerodinamica ipersonica, progettazione ed esecuzione di campagne sperimentali in regime ipersonico, acquisizione e trattamento dati sperimentali, fluidodinamica e computazionale, termografia. E il terzo ingegnere è il dottor Michele Ferraiuolo, ingegnere meccanico, dottorato in scienze e tecnologie aerospaziali, anche lui ricercatore presso il CIRA, specializzato in progettazione termostrutturale di velivoli da rientro, sviluppo modelli per analisi termomeccaniche, progettazione camere di combustione per motori aerospaziali. Bene, ho lavorato con loro per un anno intero studiando la Bibbia, cioè studiando quei passi nei quali la Bibbia ci parla indubitabilmente di oggetti volanti. E loro hanno fatto dei disegni, cioè tutta una serie di progettazioni e disegni, e in particolare hanno disegnato i cherubini. Così come vengono fuori dalla descrizione della Bibbia, dal secondo libro di Samuele e dal libro di Ezechiele. Vi risparmio la lettura delle lunghe descrizioni del libro di Ezechiele perché l'ho già fatto in altri video, ma vi voglio leggere quel brevissimo passo del capitolo 22 del secondo libro di Samuele, nel quale al versetto 22 Davide ci dice che lui era in battaglia, era molto stanco e a quel punto interviene Yahweh, il quale scese dai cieli, c'era sotto di lui, cioè sotto l'oggetto da cui proveniva una densa nube che si trovava sotto i suoi piedi, cavalcò un cherubino e volò. E qui c'è scritto si librò sulle ali del vento. In realtà, letteralmente in ebraico, c'è scritto e fu visto, perché il verbo è nella forma riflessiva passiva, e fu visto sulle ali del Ruach. Quindi qui c'è proprio una descrizione di un oggetto sul quale letteralmente Yahweh sta seduto come si sta seduti a cavallo, questo è il significato del verbo ebraico, prende Davide, racconta il libro di Samuele, e poi fu visto volare, diciamo così, sullo sfondo delle ali del Ruach. Tra l'altro in questo passo di Samuele, guardate, ci sono anche due elementi interessanti che vi voglio rileggere perché ci ricordano altre cose, non hanno diretto riferimento agli oggetti volanti, però sono comunque curiosi e vale la pena di ricordarli perché ci sottolineano ancora una volta quanto la Bibbia sia concreta. Qui si parla di diverse battaglie che Davide combatteva contro i Filistei. In una di queste battaglie Davide si sentiva stanco, appunto è poi lì che interviene Yahweh, e Ishbi Benob, uno dei figli di Rafah, cioè uno dei Refaim, Refaim è uno dei modi con cui la Bibbia chiamava i giganti,
che erano i Refaim, gli Anakim, gli Emim, gli Zanzumim. Questo figlio di Rafah aveva una lancia del peso di 300 sicli di rame, quindi pesava diversi chili. E poi ci fu un'altra battaglia a Gat. Vi era un uomo di grande statura, cioè un altro dei giganti, che aveva 6 dita per ogni mano e 6 dita per ogni piede, in tutto 24 dita, ci dice l'autore biblico, anch'egli discendente da Rafah. C'era quindi questa stirpe dei giganti, di cui la Bibbia ha conservato il ricordo. Oltraggiò Israele, ma Gionata, figlio di Simea, fratello di Davide, lo abbatté. Ecco, quindi vi ho letto questo come curiosità. Quello che mi interessava appunto era farvi invece vedere, ed è qui che abbiamo fatto e facciamo il tuffo nel facciamo finta che, questa corrispondenza quantomeno straordinaria tra la descrizione di certi oggetti utilizzati dalle divinità sia nei racconti dei greci sia nei racconti biblici, quindi questa straordinaria somiglianza tra quegli oggetti e alcuni oggetti che noi stiamo producendo ora. Avete visto, vedete la sostanziale corrispondenza tra i disegni fatti da questi ingegneri aerospaziali, disegni che ricordo sono stati fatti nel 2016, perché il libro è stato poi pubblicato nel 2017, e ora a distanza di 5 anni, ormai quasi 6 anni, mi fa molto piacere vedere che quegli oggetti volanti monoposto che nella Bibbia portano il nome di cherubini sono adesso diventati una realtà che è addirittura messa in vendita. Ciao, grazie, alla prossima.